Ciao a tutti amici scacchisti, oggi andiamo a vedere com'è andata questa partita perché ho fatto nel corso di questo incontro contro un avversario sicuramente abbordabile delle cose davvero ottime ma anche delle cose davvero terribili, per cui cerchiamo un po' di capire questo mix di mosse strane a che risultato ha portato. Giocavo come vedete con il bianco, mio avversario era un giocatore di 1545 punti, vi spoilerò che è il giocatore con il punteggio più basso col quale ho giocato nel corso dell'intero torneo. La partita inizia con D4 da parte mia, lui risponde con D5 e C4. Lui risponde con cavallo F6, cavallo C3 e qui cattura. Diciamo che quando giocano il gambetto accettato io sono sempre particolarmente contento perché riesco a espandermi quantomeno nelle parti centrali della scacchiera. Infatti ho spinto il pedone subito in E4, lui risponde con cavallo C6 e qui gioco D5. Forse era più preciso giocare cavallo F3 in questa posizione piuttosto che la spinta subito in D5, ma volevo subito iniziare a mettere pressione sul mio avversario, volevo subito dargli del filo da torcere. Quindi D5, cavallo E5, qui alfiere F4. Vado subito a minacciare il pezzo che sta difendendo il pedone in C4, qui non è così sbagliata giocare alfiere F4, però sicuramente è meglio giocare qualcosa come sempre cavallo F3, era anche in questo caso la mossa migliore da fare in questa situazione perché comunque si andava ad attaccare, a cercare in questo caso di cambiare il pezzo che stava difendendo il pedone in C4, quindi era sicuramente una buona mossa. Comunque alfiere F4 non è così male. Lui gioca qua una mossa che è plausibile, sembra anche abbastanza scontata perché porta al cambio di un pezzo, perché io sono ovviamente obbligato a giocare alfiere per D3, però cambia il mio alfiere campo chiaro per il suo pezzo. Io recupero il pedone subito, ma quantomeno il pedone lui l'aveva già ripreso prima, quindi in realtà materialmente sembrerebbe essere messo leggermente meglio. Però come vediamo, dopo questa lunga serie di cambi, io ho già sviluppato due pezzi, la donna, due pedoni, mentre lui ha fuori soltanto il cavallo in F6, quindi in realtà lui si trova ancora molto indietro con lo sviluppo. Lui gioca E6, qui sinceramente non ho capito il senso, più di tanto il senso di questa mossa. La mia idea qua era quella di giocare l'arrocco lungo, però nonostante avessi già la batteria di torre donna lungo la colonna con l'arrocco lungo, non ero molto soddisfatto, diciamo, del lasciare il re in una colonna semiaperta. Diciamo che lui non è che avesse proprio questi grandi attacchi, quindi non c'erano delle grandi minacce, quantomeno nell'immediato, su giocare a rocco lungo in questa situazione, però ho giocato una mossa che ci va molto vicino, diciamo che mantiene il piano di giocare a rocco lungo, ossia torre di 1. Ossia ho voluto mettere donne torre lungo la colonna D, molto semplicemente. Lui risponde con cavallo H5, questa qui è stata una mossa che sinceramente non ho capito, e in questa situazione volevo giocare alfiere G3, a dire la verità, perché in caso di cattura ho la colonna aperta, la colonna H aperta, dove lui probabilmente potrebbe andare poi ad arroccare corto. Però ho preferito giocare un'altra mossa che non è propriamente buona in realtà, in quanto, come vedete, alfiere 3 toglie l'alfiere da questa diagonale qua, che è la diagonale forte dove deve stare in questa situazione l'alfiere, e quindi diciamo ho spostato l'alfiere su una diagonale sicuramente molto più debole, questa qua che è quella che va a coprire in questo momento. Lui risponde con E5, quindi mi blocca l'eventuale spinta eventuale del pedone E, quindi di prendere ulteriore spazio, e diciamo limita anche adesso il mio raggio di azione dell'alfiere, perché vedete che ora le case F4 e D4 non sono più percorribili da parte del mio alfiere e soprattutto ovviamente anche degli altri miei pezzi. Io gioco cavallo F3 e lui risponde con alfiere G4, questa qui una mossa particolare perché potevo subito catturare in E5 con il cavallo, potevo dargli la qualità, però come vedete dopo donna B5 ora il nero ha davvero tanta difficoltà, deve giocare per forza di cose il re in E7, qui arriva D6, donna per D6 e su alfiere C5 direi che può tranquillamente andare ad abbandonare. Però non ho visto questa lunga continuazione, io mi sono soffermato a giocare sì, cavallo per E5, alfiere per D1, ma poi non riuscivo a trovare, diciamo, la giusta linea, la giusta continuazione nel corso della partita, quindi ho giocato una mossa molto più semplice, ossia donna B5 subito, che mantiene il bianco ancora in vantaggio, non così grande il vantaggio come poteva eventualmente avercelo prima,
perché lui adesso para di alfiere. Se avesse giocato ad esempio donna di 7, che uno dice beh paro comunque eventualmente lo scacco con donna per, c'è cavallo per 5, qui sì che diventa davvero pericoloso, perché su donna per, cavallo per, ora vedete che sta minacciando anche un doppio, sta minacciando cose davvero molto molto particolari. Lui deve giocare re in 7 e qui posso catturare, diciamo che il vantaggio del bianco qui è abbastanza evidente. Lui para invece di alfiere, la mossa corretta da fare in questa situazione, e qui ho dovuto pensare parecchio. Ho dovuto pensare parecchio perché la mossa che ho fatto è stata molto rischiosa e nonostante io mi sentissi comunque in ottimo vantaggio in questa posizione, non era così scontato che potessi averlo a seguito della mossa che sono andato a fare, ossia donna per b7. Catturare in b7 è sempre molto rischioso perché il nero può giocarvi sempre torre b8, no? Può recuperare comunque il pedone in b2, è vero che io adesso catturo in a7, però non è così scontato vedere poi il continuo di questa posizione. Però come anche abbiamo visto precedentemente, il mio avversario, quello che ho visto subito io, è che non avesse proprio questi grandi attacchi. Ancora una volta la sua donna era praticamente limitata, non aveva gioco, e quindi io ho giocato tranquillamente questa sequenza di mosse. Lui gioca torre per b2, io gioco alfiere c5, torre c2, alfiere per f8, torre per c3 e qui non gioco nuovamente cavallo per c5, perché su cavallo per c5, su torre per f8 ad esempio, c'è cavallo per d7, donna per d7, donna b8, se dovesse parare di donna qua così, c'è donna b4 e diciamo che la torre non ha più case dove potersi andare a rifugiare, quindi si sta molto bene. Quindi torre per c3, io torno indietro con l'alfiere in c5, quindi mi perdo questa possibilità. Lui gioca cavallo f4, re d2, quindi attivo il mio re, lui vedo che non ha grandi mosse, sì può fare qualcosa come torre d3, ma dopo re c2 non porta a niente, perde diciamo la possibilità di avere qualunque tipo di attacco con questa sequenza di mosse. È vero che recupera qua il pedone, ma glielo lascio volentieri il pedone andando a catturare in e5, quindi è stato abbastanza semplice. Re di 2, quindi attivo il mio re, attacco la sua torre non ha grandi case e quindi deve giocare torre c4. Io gioco torre b1 banalmente perché voglio andare a giocare torre qua, torre b8 per andare a non subito andare a catturare la sua donna, perché sfortunatamente per me ha alfiere c8, però diciamo creare grandi problemi al mio avversario. Lui gioca f6, una mossa che detto molto onestamente non ho ben capito, perché sì, difende il pedone in e5, ma il mio piano di andare a giocare torre b8 era molto evidente. Potevo giocarla subito, ma ho preferito giocare una mossa altrettanto buona, secondo me, che è stata g3, quindi non avevo necessità di andare a giocare subito torre b8, e quindi ho preferito giocare g3 andando a scacciare quello che era uno dei pezzi del mio avversario che più mi creavano problemi in questa situazione, quindi ho voluto fare diciamo le cose un po' con calma. Lui gioca torre a4 e qui subito gli ho giocato torre b8, anche perché non avevo tanto tempo, quindi ho dovuto giocarla subito nell'immediato. Torre b8, lui gioca torre per a2, questo qui è stato un grande errore da parte del mio avversario, perché se vediamo io ho donna per b2, mossa che poi ho fatto in partita, donna per b8, torre b1. Qui limito ancora di più lo spazio di manovra della donna avversaria, perché gli sto coprendo ora tutta la colonna B e tutta la colonna A, quindi la donna avversaria si deve rifugiare quindi per forza di cose nella casa o C8 o D8, quindi rimane ancora una volta bloccata nelle retrovie. Lui gioca una mossa intermedia che è alfiere B5, quindi non va a spostare la donna, però poco cambia, perché qui in realtà catturo un pezzo gratis, quindi gioco G per F4, lui gioca C6, qui avevo anche poco tempo, ora vedete che il tempo segnato è 0-0, ma ovviamente non è quello, c'è stato un piccolo problema con la scacchiera digitale, ma ovviamente il tempo c'era, però non così tanto, quindi ho dovuto ragionare veramente molto velocemente. Qui ho giocato subito la spinta di pedone in d6, perché il mio piano era quello di entrare con la donna in e6 successivamente, anzi la mossa dopo, detto molto onestamente, e lui gioca appunto re d7. Io entro in f7, gli do scacco, e qui c'era una sequenza di mosse che sono riuscito a trovare,
e gli ho dato non proprio un matto, però diciamo l'ho portato all'abbandono nel giro di pochissimo, perché dopo donna F7 lui gioca Re C8, qui arriva donna E6 scacco e qui gioca una mossa abbastanza bizzarra, perché dopo ovviamente Re di 8 da parte sua. Qui uno potrebbe dire, beh, gioco donne 7, cerco di creare qualche tattica di matto immediata, ma io ho giocato una mossa che mi è piaciuta molto, che è stata Torre A1. Torre A1 aveva un piano ben definito, ok? Considerate che avrò avuto, credo, 2 minuti sull'orologio, quindi è stato anche una mossa da trovare nell'immediato, perché ho pensato, il mio avversario, anche lui con poco tempo, in una situazione come questa, cosa andrà mai a giocarmi? In una situazione dove la mia donna si trova in E6 e lui non ha modo di scacciarmela. Mi giocherà sicuramente Torre 8, ovviamente. E qui ho trovato la sequenza corretta per andare a vincere la partita, ossia Alfiere B6. Ho giocato Alfiere B6 perché lui ovviamente non ha case di fuga con il re, ok? Quindi può giocare o donna C7, ma qui arriva B per C7, quindi cattura e non ha più case, oppure eventualmente l'altra mossa più semplice da fare, più semplice, oddio, porta allo stesso risultato, è donna per B6, torre A8, donna B8 e torre per B8, quindi matto comunque. La partita in realtà si è fermata su Alfiere B6, il mio avversario ha abbandonato dopo questa mossa, quindi ho vinto questo quarto round, questo quarto incontro. Sono nella media dei punti perché sono a 2 su 4 con una vittoria, una sconfitta e 2 patte. Vediamo com'è andato il quinto round al prossimo video.